Venezia e l'isola di Sant'Erasmo. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò e vi mostrerò l'isola di Sant'Erasmo. Era da più di un anno che chiedevo a un caro amico che vive nell'isola se poteva farmi da cicerone per farmi fare un giretto e per spiegarmi alcune cose. Spesso faccio i video sempre da solo e quale migliore occasione per farli in compagnia? Per cui siamo riusciti a organizzarci. Una mattina di una giornata di sole mi sono recato alle Fondamente Nuove, da cui parte il vaporetto numero 13 che porta a Sant'Erasmo in una mezz'oretta. Ma potevo non approfittare del mio amico Lorenzo che mi venisse a prendere con il suo cofano con il motore spaziale? In cofano ci si mettono 10 minuti e poi per me è una gioia andare in barca e così abbiamo fatto. Arrivati a Sant'Erasmo, in una piccola darsena dove abbiamo legato la barca, indovinate cosa ci aspettava? Il mezzo con cui si spostano tutti a Sant'Erasmo, ne vedi passare in continuazione, l'Apecar 50. Così potevamo girare tutta l'isola con Lorenzo che guidava e io come un panda seduto dietro che facevo alcune riprese. Dopo alcuni minuti di leggerezza siamo partiti per il giretto. Sant'Erasmo è un'isola della laguna di Venezia settentrionale, la seconda per estensione dopo Venezia. Si trova al centro di un ideale triangolo formato da Murano, Burano e Punta Sabbioni. La popolazione residente ammonta a meno di 700 unità. La particolare posizione insulare e la natura fertile dei terreni ne hanno determinato il suo carattere agrario lagunare. Fin dal Cinquecento l'isola era ricca di orti e vigneti e ancora oggi è considerata l'orto di Venezia. Tipiche primizie sono le castrature, carciofini colti prematuramente. Il carciofo violetto di Sant'Erasmo è una varietà di carciofo molto buona. Tenero, carnoso, allungato, spinoso e dalle bratte violette. Si coltiva inoltre a Mazzorbo e Lio Piccolo. La prima notizia di Sant'Erasmo compare in un'opera del X secolo in cui è contenuto un elenco delle località del Ducato di Venezia. Questo lido all'epoca era intitolato a due santi protettori dei naviganti perché divideva la laguna dal mare Adriatico. Nel Medioevo ebbe una certa importanza quale località portuale al servizio di Torcello e Murano, ma col tempo cominciò a decadere con lo sviluppo di Venezia. Sant'Erasmo comunque mantenne la sua vocazione agricola, fondamentale per soddisfare il fabbisogno alimentare della Serenissima. La popolazione fu sempre molto scarsa, fin sul finire del Settecento arrivò a 37 persone, causa l'indigenza che affliggeva gli abitanti sia le periodiche epidemie in particolare di malaria. Dopo la fine della Repubblica, con l'avvento dei francesi e degli austriaci, Sant'Erasmo fu coinvolta nell'erezione di opere militari, forti, batterie o depositi a difesa della laguna. A metà Ottocento ci fu un aumento demografico e dopo aver demolito la vecchia chiesa si eresse quella attuale nel 1929, più centrale. Nel video ci sono alcune riprese con il drone, mi scuso fin da ora perché sono all'inizio e sto cercando di imparare. Arrivati all'imbarcadero potrete prendere la strada a destra che copre il periplo costiero dell'isola. Il percorso è lungo circa 10 km per camminare tra la pace di stupendi panorami lagunari, tra vigneti e frutteti, per arrivare alla Torre Massimiliana, una massiccia fortificazione militare asburgica che si affaccia sulla bocca di porto del Lido, restaurata e aperta al pubblico dal 2004. La torre domina la spiaggetta dei Bacari, chiamata Baccan, dove i veneziani in barca vanno per tradizione a fare il bagno.
Per chi ama le pedalate in bicicletta basta noleggiarne una e percorrere tutto il perimetro dell'isola, lungo l'argine che si affaccia sulla bocca di porto del Lido e sul litorale del Cavallino e ammirare nel suo insieme la laguna e le sue isole. Ci sono due feste del posto da segnare sul calendario, la festa del carciofo violetto, la seconda domenica di maggio, e la festa del mosto, la prima o seconda domenica di ottobre. La prima presso la Torre Massimiliana viene organizzata la degustazione e la vendita del carciofo violetto. La seconda, dedicata al mosto, si tratta proprio di un vino, il Torbolino, dalle uva bianche, non del tutto fermentato, leggermente frizzante. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un like se vi sta piacendo il video. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriore spesa, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè, c'è anche un link al mio PayPal. Vi ringrazio. Una curiosità: che girate a piedi o in bicicletta potrete cercare per strada, seminascosti, 16 cipi di conterminazione lagunare. Un tempo Sant'Erasmo era parte integrante dei cordoni litorali contigui, di separazione tra mare e laguna. I cipi avevano la funzione di segnalare la linea del margine lagunare dell'isola. Spero di avervi fatto conoscere un po' più della laguna di Venezia. Vi lascio al resto delle riprese e noi ci sentiamo al prossimo video. Ringraziamo il potente Lorenzo de Sant'Erasmo. Sarasmo. Saca el monta. Da di là. Iscriviti! 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 Iscriviti!